questa recensione Sì, insegna alcune cose. Primo, questo è molto interessante. Primo, non giudicare dalle apparenze, che è una cosa che uno dice sempre, ma talvolta ci casca. esatto, Seconda cosa, sì, pensiamo di sapere parecchio di questo mondo, ma non è così. ma non è così. Ma non è così. Terza cosa, che vuol dire Yotabricks? Internet of Things Audio Video Experience. È una sigla. È una sigla un po', anche un po' Yotabricks. criptica. Vabbè, YotaVX. Allora, non sapevamo dell'esistenza di questo marchio, di cui vi diciamo tutto fra un po', Fra e poco. anche ovviamente di questo apparecchio di cui non conoscevamo l'esistenza. Esattamente. Allora, www.audio2g.it.com, subscribe, campanella, ma soprattutto abbonatevi. Così che potrete insieme a noi fare queste scoperte nel settore dell'audio. Bravissimo. Alla descrizione. Ciao! Parto Cominci io tu, con vai. l'azienda. Parti tu con l'azienda, sì. Vai. Allora, dal momento che Ci siamo dimenticati di dire il prezzo. Allora, dico io il prezzo. vai, Che per l'SA3, che è l'amplificatore di 499 euro senza modulo Bluetooth e più 35 euro col modulo Bluetooth, e per l'amplificatore invece è PA3, si chiama PA3, 399 euro. e questa cosa già vi ha confuso sufficientemente, perché che cos'è l'amplificatore e che cos'è l'altro amplificatore? Ve lo diciamo, ma prima cominciamo col dire che a fronte di prezzi così contenuti, noi pensavamo che fossero dei prodotti low cost cinesi. Non E è invece vero. no. No, perché YotaVX è un'azienda inglese, Middlesbrough, iniziata da un signore che si chiama Jan Vermeulen. Perché me lo ricordo? Perché ha lo stesso nome di un pilota della Superbike e della MotoGP di qualche anno fa, se non me lo sarei dimenticato, il quale poi si è appoggiato, una volta che aveva deciso che era grandicello e voleva lasciare il tutto, a due giovani ingegneri tedeschi che, non avendo il cognome da piloti, evidentemente io non me li ricordo, Non ci ricordiamo e non ci ma neanche ci interessa, che hanno preso le redini dell'azienda dal punto di vista progettuale inizialmente e poi tutto il resto, trasferendo il tutto in Germania. Quindi è un prodotto europeo, quantomeno a livello di progettazione e concezione. Sicuramente. Poi probabilmente nel momento in cui andiamo a sventrare magari ci accorgiamo che qualche cosa, Secondo me probabilmente sarà costruito in Cina. forse sì, ma lo scopriremo. Dunque, l'azienda ha un catalogo piuttosto vasto, Sì, costituito da prodotti audio e audio-video. esattamente. Quindi, oltre a questo che è il primo prodotto, questo qui, l'integrato, che è il primo prodotto fatto dall'azienda nel 2017, ha Sì. debuttato, affiancato dall'amplificatore. Poi dopo vi spiegheremo meglio che cosa vuol dire affiancato. Poi c'è un pre e finale più grandi che si chiamano SA40 e PA40, che sono più potenti perché questi sono 45 watt su 8 ohm, 90 watt su 4 ohm nel caso di funzionamento come integrato, nel caso di funzionamento a ponte sono 90 watt a canale. Ok? Poi c'è una linea audio-video che prevede un processore e 3 finali diversi, e infine c'è, oltre al modulo Bluetooth aggiuntivo, un unico cavo mono che poi vi spiegheremo esattamente a che cosa serve. Allora, diciamo che arrivati a questo punto è necessario spiegare meglio la configurazione di questo amplificatore, Esatto. quello che sta sotto, quello con il display e con la manopola del volume. Questo è un amplificatore integrato in classe AB A tutti gli effetti. a tutti gli effetti, un normalissimo amplificatore integrato con diversi ingressi, adesso vi diciamo quali, sia analogici che digitali, che eroga 45 watt Abbiamo su detto, 8 ohm e 90 su 4 ohm. Qualora questa capacità di erogazione risultasse inferiore alle richieste, alle necessità, si può affiancare questo oggetto che sta qua sopra, che è fondamentalmente la sezione finale di questo, in un cabinet a sé stante. In questo modo, con una semplice configurazione, si può mettere in bridge
l'amplificatore, in bridge quest'altro, e quindi sono due unità dove questa è il preamplificatore e il finale monofonico, questo è il finale monofonico che fa l'altro canale, Benissimo. raddoppiando in questa maniera la potenza disponibile e ovviamente permettendo di utilizzare diffusori meno efficienti, di poter sonorizzare ambienti più grandi, insomma tutto quello che serve quando si ha più potenza a disposizione. Benissimo. Questo gestisce il canale sinistro, questo gestisce il canale destro nel caso di Di messa a ponte. Esatto, di messa a ponte. Gli ingressi disponibili sono 5 ingressi RCA, Sì. compreso un fono, solo MM. Solo MM come da tradizione in questi casi. Io intanto prendo Ecco, il facciamo vedere telecomando. il telecomando, che è il classico telecomandino di plastica made in China. Made in China, però c'è tutto, c'è la selezione degli ingressi, c'è il volume, Quello che tante deve cose. fare, lo fa. Ovviamente fa anche da telecomando per ulteriori dispositivi di Yota VX che nel caso specifico ovviamente non ci sono, e quindi risulta come sempre un po' confusiva la gestione. Esatto. Il display indica il volume E l'ingresso selezionato. esatto, è l'ingresso selezionato. Si può premere la manopola del volume e entrare dentro il menu, e c'è la possibilità o di cambiare gli ingressi oppure di regolare i toni bassi e alti. Esattamente. Null'altro. Quindi, a dispetto del fatto che non c'è una manopola fisica, comunque c'è la possibilità di regolare bassi e alti, forse c'è anche il balance. Forse c'è anche il balance. È chiaro che questo prodotto, che è un prodotto non certo particolarmente bello, diciamo che è sobrio al limite del minimalista. esatto, Però io tenderei a dire che è un design che, come si dice dalle nostre parti, non ci mette e non ci leva, neutro, e quindi tutto sommato va bene. Quello che però io trovo apprezzabile è invece la qualità del cabinet, che per un prodotto che costa così poco, 500 euro, euro, devo dire è ben fatto, insomma, è Poi metallico. è chiaro che come concorrenti diretti c'è Rotel, c'è Denon, c'è tutta una serie di marchi che fanno però amplificatori un po' più costosi, alcune volte anche meno potenti, per cui con 500 euro noi a casa ci portiamo un amplificatore da 45 watt per canale con il DAC incorporato, e che ha soprattutto anche la possibilità di poter crescere, come abbiamo detto, mettendoci un amplificatore mono, cosa che non fa nessun altro. Tu hai parlato di DAC incorporato, quindi questo a significare il fatto che l'amplificatore ha anche una serie di ingressi digitali che sono segnatamente il coassiale e il Toslink, l'ottico. Non c'è un ingresso USB. Non c'è un ingresso USB, c'è una seconda volta che troviamo questa caratteristica. Dopo il Trigon, questo è il secondo che troviamo. Probabilmente ce ne saranno capitati anche altri, o non ci abbiamo fatto caso, non ce ne siamo accorti. Però questa cosa è particolare, perché evidentemente io continuo a pensare che segna un po' la fine dell'egemonia del PC nell'ambito dell'audio domestico. Però del resto che il PC fosse praticamente morto a vantaggio degli streamer, questo ce ne eravamo accorti, perché del resto poi uno streamer, io qui ci abbinerei uno streamer a basso costo, normalmente hanno uscita ottica o coassiale. Tra l'altro questo chip, cioè il DAC è equipaggiato con un chip Wolfson che è 24192, quindi anche volendo comunque con l'USB che ci fai se poi la massima risoluzione supportata Ma mi sembra comunque, come dire, un passaggio fisiologico e anche molto sensato, perché poi questa faccenda di avere il PC dedicato a cui dare tutte le attenzioni che servono è una scocciatura tremenda. Utilizzare lo stesso PC con cui si sta facendo le mail, Word, il browsing per l'audio non è una buona idea ed è molto scomodo, tenuto conto che questo non è un prodotto che va nelle mani dell'audiofilo super impallinato come possiamo essere noi, io in particolare, che si costruisce il PC dedicato, non se ne parla, e quindi un piccolo streamer da qualche centinaio di euro va più che bene, e quello effettivamente coassiale e ottico.
Perfetto, allora direi che io ho tanta voglia di sventrarlo, anche perché, scusami, è interessante, l'ultima cosa che mi è venuta in mente, chi però vuole un amplificatore stereo a basso costo da 45,045 si può comprare solamente il finale, Ah, certo. oppure due di questi, Certo. 400 e 400, 800 e fa un finale da 90 watt a canale che non è male per niente. Nel senso che nessuno è obbligato ad avere questo e questo, No, puoi scegliere di certo che comprarti no. soltanto questo e farne Esatto. l'uso creativo che vuoi. Esatto, va bene? Allo sventramento. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Giulio, Vai. sono quasi uguali. Se li riprendi entrambi, i nostri amati follower potranno notare delle Analogie. bravo, delle enormi similitudini. Sì. Beh, in effetti a guardarli sembrano proprio molto 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 simili. Beh, del resto devono giocare sull'economia di scala, no? Certo. Quindi sicuramente il contenitore è esattamente lo stesso. Le due sezioni finali sono esattamente identiche, questo è il finale, questo è l'amplificatore integrato. Che potete distinguere dal fatto che uno ha il display, lo state vedendo in inquadratura adesso, e l'altro effettivamente non ce l'ha. E quindi la differenziazione, bravo Giulio, è proprio che questo ha la logica di controllo dell'amplificatore che è tutta attaccata dietro al pannello frontale. E adesso ve lo mostro. Eccola qua. Quindi questa è la logica di controllo e il display, e invece, come possiamo facilmente vedere qui, c'è solo la parte che serve per il tasto di accensione. Certamente. Questi hanno dei pulsanti, quindi vuol dire che l'alimentazione è sempre attaccata. E fa capo, caro Giulio, a questo qui che è identico sia per il finale che per l'amplificatore integrato, ed è, tolgo, Sì, sì. l'alimentatore switching, eccolo qui, che fa lo stand-by. Quindi prima di protestare, questo alimentatore switching fa soltanto lo stand-by. Fa solo lo stand-by, sì, confermo. L'unica cosa un po' complicata Sì. è che per sostituire i fusibili Che stanno lì. Esattamente, è necessario rimuovere completamente questa scheda e per rimuoverla bisogna fare un bel po' di impicci. Vabbè, c'è un po' di viti da svitare. Eh sì, non è proprio il massimo, c'è uno schermo, c'è questo schermo qui sopra, insomma, non è... Schermo che però ha una sua funzione. Sì, sì, però non È è... uno schermo appunto Sì. rispetto all'alimentatore switching. Sì, però non è diciamo, il massimo. È chiaro che poi mettere i fusibili sopra avrebbe significato prendere più spazio, e qui di spazio ce n'è molto poco perché l'amplificatore è molto molto piccolo, non è molto slim. Quindi adesso, visto che abbiamo scoperchiato questa parte, vediamo le sezioni finali. Le sezioni finali hanno i loro fusibili, eccoli qua. Ok. Hanno le loro alimentazioni, eccolo qua. Notiamo, seguendo i cavi verde, nero, verde, che finiscono qua, verde, nero, verde, Sì. e altrettanto verde, nero, verde, questo vuol dire che il trasformatore toroidale ha due avvolgimenti diversi, uno per il canale sinistro e uno per il canale destro. Altrettanto possiamo vedere questi avvolgimenti che invece fanno tutta la parte di preamplificazione e la parte di DAC. Ogni scheda finale ha due condensatori da 6800 microfarad 50 volt. Le unità dissipanti sono piuttosto generose, una coppia di transistor a canale, e vediamo una sofisticazione che raramente si trova in questa fascia di prezzo, che è il ponticello di rame che serve per portare l'alimentazione. Ok. Adesso andiamo verso la parte di preamplificazione. Questa è la scheda degli ingressi digitali e qui c'è l'inserimento del modulo Bluetooth. Sì. Ok? Extension port si chiama. Esattamente. Questi sono i circuiti di stabilizzazione della parte di preamplificazione, Sì. e infatti qui abbiamo il ponte raddrizzatore solo per la parte di preamplificazione, e se mi torni un attimo qui possiamo vedere come invece questo ponte e questi condensatori, altrettanto per l'altro canale, fanno solo la sezione finale. Quindi poi c'è questo modulo a che cosa serve? Serve a switchare gli ingressi e a fare il controllo del volume. Eccolo qui.
Appoggialo sulle alette, per favore, così lo Certo. inquadro meglio. Eccolo qua. Ok. Switch agli ingressi fatto a relay, e poi c'è questo che è il controllo del volume della JRC. Ok. Stadiofono MM sta qua. Questa è tutta la pletora di ingressi che abbiamo già commentato. Pre-out da cui poi poter prendere il segnale left che va, se si vuole, all'altro finale, e questo è il famoso interruttore che fa bridge o stereo. Perfetto. Trigger output che servono, sono molto comodi. In questo caso specifico sì, certo, perché tu accendendo uno accendi anche l'altro. esatto, è interessante anche il dimmer link out, perché si può dimmerare la luminosità del display, che fa anche la luminosità del tasto, e in questo modo La regolazione la fai da una parte e si riverbera anche dall'altra. Perfetto, bravissimo. Interessante che c'è il cambio tensione, vedi? Sì. Quindi questo può andare a 110, 115 o 230. O 230. Va bene, altre cose da dire? Altre cose da dire non ce ne sono particolari. L'unica cosa è che, ecco, la qualità costruttiva e la qualità dei componenti è una qualità costruttiva medio buona, ma non è una qualità costruttiva particolarmente, anzi dal punto di vista costruttivo è costruito bene, dal punto di vista della qualità dei componenti sono dei componenti di livello medio, ecco, non vi aspettate. Vabbè, però del resto coerentemente alla fascia di prezzo su cui si aggira questo prodotto. Stavo infatti per dire che per 499 euro questo, e mi pare 399 questo, è una specie di miracolo, perché tutto quello che fa questo prodotto per quel prezzo, non è che ci potevamo certo aspettare i condensatori della Vima, no? No, certo. Esatto. Però comunque sono stati applicate tutta quella serie di accorgimenti che servono per far suonare bene un amplificatore, dal trasformatore con molti avvolgimenti, i circuiti di stabilizzazione separati, c'è tutto. La ricetta è stata applicata in tutto e per tutto, e infatti adesso che andremo alla prova d'ascolto ci saranno dei commenti molto positivi. Andiamo alla prova d'ascolto. Via. Allora Giulio, ti voglio dire una cosa. Dai. Questa combo, ma soprattutto l'amplificatore integrato, mi sembra un po' il NAD 3020 moderno. Perché il NAD 3020 non costa... Ma esteticamente o concettualmente? Concettualmente in che senso? Nel senso che il NAD 3020 non costava tanto, ha permesso a tanti audiofili di poter passare da un suono giapponese diciamo piuttosto modesto a un suono di altro tipo, e questo con pochissimi soldi dà la possibilità, secondo me, a tanti appassionati di fare il passo dall'amplificatorino microscopico, magari di qualche marca che noi conosciamo, a un ascolto più consapevole e più qualitativo, con una cifra da spendere estremamente contenuta. Allora, francamente non mi era venuto in mente di fare un paragone di questo genere, perché il NAD 3020 io lo tengo nel mio cuore e nel mio pantheon degli oggetti, insomma, che hanno significato tanto per me. E questo prodotto, adesso poi articolerò meglio il mio pensiero, è un prodotto che mi è piaciuto perché suona. Non credo però personalmente di poterlo comparare a quello che a suo tempo a Giulio 14enne credo, è stato il NAD, perché lo scalino che io percepii con il NAD venendo da amplificatori veramente modesti fu enorme. Questo qui forse magari oggi me ne rendo conto di meno, non lo so, però ecco mi ha impressionato meno dal punto di vista sonico. Dal punto di vista sonico devo però anche dire che ci sono delle caratteristiche che mi hanno colpito. Allora, forse complice anche la seconda o terza coppia di diffusori con cui le abbiamo collegato, che sono le DALI
non mi ricordo la sigla. Credo Opticon 3 mi pare. Va bene. E c'era una ampiezza sull'asse orizzontale del palcoscenico virtuale veramente rimarchevole. Questa cosa è successa anche con le Morel, e, insomma è come se questo amplificatore avesse un po' questa capacità, poi a parità di su tutto, distanza di sorgente, di cablaggio, di tutto quanto, di presentarti questo stage non troppo articolato in profondità, ma amplissimo, larghissimo, che mi veniva da pensare che per un utente, tra virgolette, novizio, è una cosa che forse salti sulla sedia e dici wow, certo, che stage largo, che stage ampio. Arrivare a cogliere il senso delle profondità è qualcosa che secondo me nel percorso di crescita audiofila ci si arriva un po' dopo, insomma. Parecchio dopo, complice anche tanti accorgimenti, il setup, la stanza. Bravo, perché mentre la larghezza la apprezzi più facilmente ed è più facile ottenerla anche se proprio le casse non sono perfettamente orientate. La profondità è un elemento che sia dal punto di vista dell'elettronica che ci vogliono che della cura della stanza è ben altra cosa, ecco. Altra cosa che questo amplificatore secondo me fa e che può far leva sul pubblico appunto degli esordienti è una gamma bassa, bella tesa, bella articolata, con una certa potenza. Io mi sono anche preso la briga di utilizzarlo con le Morel non in modalità bridge ma come amplificatore stereo normale. E a dispetto dei suoi 45 watt, comunque insomma, ecco quello su cui forse mi sentirei un po' più freddo e insomma quantomeno non sono rimasto proprio entusiasta, è invece il registro alto, perché ho sempre avuto la sensazione di un medio alto e alto un po' eccessivamente assertivo, un po' sparato, un po' talvolta poco naturale. Diciamo questa, chiamiamola quasi smania di volerlo portare avanti, di portartelo avanti, in alcuni passaggi rende il suono non naturale secondo quelli che sono i miei parametri. Detto questo, poi è chiaro che uno deve fare la tara ed è difficile anche per noi magari che siamo abituati a prodotti di un certo tipo, togliersi dalla testa quei suoni e ritornare con i piedi per terra. Mi togli le parole di bocca, perché poi quello che io mi sforzo sempre di fare anche quando i nostri cari amati follower ci scrivono è parametrizzare sempre tutte le cose rispetto al costo, perché il costo è la prima cartina di tornasole del prodotto e deve essere sempre tenuto in grandissima considerazione. E sinceramente 499 euro per un amplificatore integrato da 45 watt a canali belli robusti con un DAC incorporato mi sembrano una cifra estremamente ridotta rispetto a quello che poi l'amplificatore è in grado di esprimere. Questa scena così ampia non è facile da trovare per quella cifra, quindi è come se un po' ci fossimo avessimo applicato un metodo di giudizio di un prodotto più caro. Esatto. E questo, se sei portato a farlo, significa che il prodotto è buono. È buono, quindi è un prodotto buono, un prodotto che mi ha convinto, un prodotto che mi è piaciuto, certo con i suoi limiti, che sono però dei limiti che vanno molto oltre quello che è il prezzo d'acquisto. Rispetto alla gamma alta, anche io ho trovato quello che tu dici, la gamma media è un po' compressa tra questa gamma bassa estremamente energica e la gamma alta forse un pochino troppo squillante, però in generale il messaggio sonoro passa bene, passa non come un amplificatore da 499 euro, poi non so quanto sia lo street price esattamente. Tra l'altro il DAC, anche se non è un DAC eccellente, io consiglierei ai nostri amati follower di utilizzarlo per esempio per il televisore, perché mentre loro possono usare magari un DAC migliore se vogliono per gli ascolti stereo, lì
collegato in ottico con un televisore, alla fine diventa quasi un amplificatore multimediale che comunque ti dà delle eccellenti soddisfazioni. È potente, è anche forse, dà anche forse una sensazione di maggiore potenza rispetto ai 45 watt quello singolo. Io però consiglierei di non esagerare con i diffusori, a meno che non si voglia comprare il finale. E qui vengo alla mia vai, dimmi, interrompimi. Posso? Cioè devi. No, forse stavamo per dire la stessa cosa. Cioè, secondo me il colpo, la marcia in più che c'ha questo amplificatore è proprio la possibilità del finale. Esatto. Perché? Perché comunque in un amplificatore budget la possibilità di frazionare l'acquisto in 2 volte è, secondo me, una marcia in più importante. Cioè, tu intanto ti compri l'amplificatore che fa tutte le sue funzioni, suona bene, suona forte. Se poi ti rendi conto che i tuoi diffusori sono più richiedenti perché sono poco efficienti, o magari hai spostato l'impianto in una stanza più grande, per cui 45 watt non bastano, ti compri la seconda unità. Esattamente. Con una cifra molto 399 contenuta, insomma. Quindi, da questo punto di vista, proprio come flessibilità d'uso e aggiornabilità del prodotto in un secondo momento, hanno fatto centro. Sì. Hanno fatto centro, tra l'altro, con un'idea che, se vai a vedere le altre aziende, non c'è. Ti ricordi, veramente quando eravamo piccoli, c'erano i Cyrus che facevano questa cosa, che bravissimo. tu avevi l'integrato e poi c'avevi il secondo che forse c'è ancora, forse c'è ancora, forse c'è ancora, però è una cosa giusta, perché no? Assolutamente giusta. E tra l'altro magari potete pure tenere in considerazione 2 finali da mettere in bridge e collegarli magari con un DAC con il controllo del volume, e lì ti fai un eccellente finale da 90 watt a canale per 600 euro. Per 600 no, 700. Sì. No, 800, costano 3,99, 400 più 800 euro, ti compri un finale da 90 watt a canale, insomma. Due mono, no? Certo. Ti compri 2 monoblocchi, perché stiamo parlando di 2 monoblocchi. Normalmente il finale mono è qualcosa di esoterico, di una fascia, completamente diversa. Bene. Allora, www.audio2g.it o .com, ovviamente subscribe, campanella. Stiamo lavorando anche molto sui social, TikTok, Instagram e Facebook. A Facebook siamo quasi arrivati a 5.000 oggi. Facile. Esatto. Vabbè. E se volete e se vi fa piacere, abbonatevi, così ci aiutate un po' a sostenere questa nostra attività. Ciao e grazie. Grazie.